Salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi piccola introduzione, diciamo post registrazione fatta qui da casa mia. Pensavo di portare qui sul canale qualche video relativo alla mia zona con delle indicazioni dei percorsi da fare, perché secondo me ha un potenziale molto elevato, però è una valle abbastanza sconosciuta, quindi vorrei aiutare e incentivare un po' l'arrivo anche di qualche turista nella mia zona. Piccola precisazione, per il primo minuto di video l'audio è registrato poi in post perché mi sono dimenticato di parlare, poi comunque l'audio dal vivo che a me piace molto di più. Ciao a tutti, a presto! Dal paese di Cauria iniziamo a salire lungo la strada di Scalon. È una strada forestale, inizialmente asfaltata come vedete qui dal video, la parte asfaltata dura 1,5 km, che porta dal paese di Cauria, che qui si vede, fino a località Ponte Stelle. Continuando a salire sempre dritti lungo la strada forestale, dopo un 3,5 km si attraversa questo ponte, il ponte di Valvedena. Da qui in avanti siamo all'interno del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino. Eccoci in arrivo presso la località Ponte Stelle. Durante il periodo estivo la strada è aperta e libera fino qui, quindi potete scegliere se arrivare fino al parcheggio qui anche segnalato, lasciare qui la macchina e partire per la vostra escursione o il vostro giro in bici da qui. Sempre durante il periodo estivo è aperto un bar in cui potete bere qualcosa, fare una sosta, potete visitare la segheria, mentre qui sulla destra vedete l'antica locanda. Per quanto riguarda la nostra uscita, noi da Ponte Stelle teniamo la sinistra, continuiamo a salire verso la Val Zanca. Qui a località Pian del Sot dobbiamo girare a destra per andare in Vesnota. Per andare in Magga Fossernica invece dovremmo girare a sinistra. Proseguiamo in questa direzione. Qui vediamo il campivolo di Malga Piani di Valzanca. In questa stagione, visto che non ci sono pastori, tagliamo sopra il prato. Se no si segue la strada, poi si gira sulla destra. E si arriva sulla strada. Poi dobbiamo girare e arrivare proprio alla Magga. Oggi c'è un sole fantastico, nonostante qualche nuvola, la temperatura è buona. Oltrepassata la stalla si va verso la casera. Oppala. Noi per proseguire non ci fermiamo alla casera, ma entriamo nel bosco qua così. Continuiamo dritti. Questo è un sentiero comodo, si può fare tranquillamente. Guardate quanto è bella la natura. Ops. Oppala. Andando a proseguire dritti si arriva su questa strada forestale abbastanza scassatella, ma bella larga. Noi le facciamo sempre dritti. C'è ancora un po' di neve. Ed ecco qua. Questo è il guado appena prima della località Presa di Vittorio. Andiamo piano piano. Io qui mi fermo a prendere un po' d'acqua. Resto col cestico, non ho voglia di togliere la videocamera e prenderla in mano. Per me questo posto è meraviglioso.
Ok, attraversato il guado e presa un po' d'acqua, proseguiamo sulla destra verso presa di Vittorio. Let's go! Eccoci, arrivati alla presa di Vittorio, si gira a sinistra verso Malga Miesnotta di sopra. Se volete fermarvi qui alla presa di Vittorio c'è anche un bellissimo capitello appena qui sulla destra, dietro questi sassi. Se controllate la mia traccia Komoot ci sono di sicuro alcune belle foto del capitello con la panchina, il tavolo se volete fare picnic. Eccolo lì, panchina, il capitello. Ma noi proseguiamo. Qui la strada si fa un po' ripida e sassosa. Con anche un po' di neve. Bene. Ok, siamo arrivati alla strada. Ora, se si vuole andare a Malga Miesnazza si gira a sinistra per poi trovare dopo 700 metri un sentiero che sale. Noi per andare in Miesnotta andiamo a destra. Eccoci, questo è il campivolo di Malga Miesnotta di sotto. Lì a sinistra si vede il rudere della Malga Miesnotta di mezzo. È una malga effettiva, d'estate ci sono gli animali, mentre Miesnotta di sopra è più un rifugio per gli escursionisti che magari fanno la Trans Lagorai. Eccoci a Malga Miesnotta di mezzo. Eccola qua. Adesso proseguiamo per Malga Miesnotta di sopra, pezzo più ripido. Ci stiamo avvicinando al limite del bosco e si intravede la stalla di Malga Miesnotta di sopra. Questa è anche la parte un po' più ripidina. Per fortuna abbiamo il motore da 85 Nm. C'è ancora la neve. Che palle. Purtroppo ho dovuto scendere. Ci sono 15 metri con un po' di neve. Vabbè, risaliremo qui. Peccato. Comunque fa parte anche questo dell'avventura. C'è un bel gruppo di camosci che sale. Lo vedete lì? Siamo a quota 1900 metri sul livello del mare. Come vedete, bosco ormai non ce n'è più. Eccoli che salgono. Se ci sono i camosci, presumibilmente non ci sono lupi, quindi io direi di lasciarli stare e proseguire, sperando di arrivare fino alla Malga perché c'è ancora un po' di neve. Comunque è lì. Quanto è bella la natura e certa gente vuole impedirci di assistere a questa meraviglia. Eccoci arrivati. Un po' di panorama. Cima Cece, il laghettino, massiccio di Cima Rasta da quella parte, e qui c'è il rifugio con la stalla, ormai probabilmente in disuso, sarà un magazzino. Faccio vedere il cartello. Malga Miesnotta di sopra, 1879 metri. Mangio un'arancia, bevo un po' d'acqua e poi si registra la discesa. Eccoci pronti per la discesa. Io probabilmente la registro integrale, ma per non stufarmi il video taglierò alcuni pezzi, poi sto registrando con una Insta360, quindi magari direziono un po' la visuale ogni tanto per variare un pochino, visto che ho questa possibilità.
volevo solo dire prima di partire che da questo punto partono diversi sentieri, uno si vede anche qui davanti, verso Cimacecce, Monte Tabio, qui dietro c'è la località Belvedere, che era un osservatorio italiano della prima guerra mondiale, molto molto bello. Secondo me, se il parco di Paneveggio, magari con la forestale o con qualche ente pubblico, investisse un pochino nella sistemazione dei sentieri, verrebbero giri spettacolarissimi anche da fare in mountain bike. Speriamo bene. Ok, apriamo l'ammortizzatore e si va. Ma che strada! Oh. Peccato che c'è una giornata un po' coperta, senza il sole, fa un po' freddo. Questa qui è la vecchia strada che porta a Malga Miesnota di sotto. 200 metri scarsi di strada. Neve. Eccoci qua. Sassi, sassi, sassi. Oh. Sassi, sassi. Ed eccoci tornati alla presa di Vittorio. Dopo la presa di Vittorio ricordatevi di girare a sinistra qua, se no andate giù per la strada. Ripassiamo dal guado. Adesso qui ricordate di svoltare a destra, la strada qui si ferma 100 metri più su. Oppala. Oppala. Già che ci sono, vi faccio vedere rapidamente Malga Piani di Valsanca. Facciamo un saltino su. Ecco, questa è Malga Piani di Valsanca, appena fuori dal sentiero che facciamo noi. Quel prato lì basso era il prato di mio nonno,
Lì in alto si vede il campivoro di Malga Fossernica di fuori. Anche questo è un buon punto sosta se volete fermarvi a bere qualcosa. Qui avete le panchine col tavolo. Adesso noi proseguiamo e torniamo al paese di Caoria. Qua, come ho detto prima, controllate che non ci siano i pastori con le reti. Adesso siamo fuori stagione, quindi io taglio. Oppala. E giù. Oppala. E giù sulla strada di nuovo. Adesso facciamo 300 metri di strada e poi si ritorna sul sentiero. Qui a questo tornante girate sulla sinistra e prendete il sentiero, eccolo qua. Adesso è un po' sporco, ma appena parte la stagione, con i primi di maggio, gli operai del parco di Paneveggio lo puliscono tutto questo, perché fa parte di un anello, l'anello appunto della montagna che porta proprio a Malga Viesnotta, dove eravamo prima. Questo è un anello, è un sentiero molto bello da fare in bicicletta. Questo è un po' ripidino. Questo pezzettino qua è sempre problematico, qui è frenato un po' il sentiero, poi lo sistemano con lo scavatorino. E qui non è che sia proprio il massimo. Vedete com'è bello, non c'è neanche una curva stretta, niente pezzi, ha un flow molto molto bello. Si può fare tranquillamente. Anche in questo periodo che è un po' più sporco del solito. Poi queste foglie vanno tutte a sparire. Oppala. Adesso vi faccio vedere un altro bel posticino, si chiama Pradian de Lui. Eccoci qua. Da qua si vedono i prati di Fiammena dentro, anche lì c'è un bellissimo sentiero che parte dalla strada qua sotto. Si può fare in bicicletta sia in salita che in discesa, molto bello. E ci sono una decina di tornanti e si arriva fino a un prato qua dentro molto molto carino. Per poi volendo proseguire fino a Malga Fiammena, ma magari lo vediamo un'altra volta, anche perché sta iniziando a piovere, quindi ci dirigiamo verso casa. Ed eccoci tornati alla strada, probabilmente da qua in giù lo taglio. Questa è la stessa strada che abbiamo fatto in salita. Ci vediamo tra un po'. Eccoci tornati a Ponte Stel. Andando qui a sinistra si prosegue verso Tognola e poi Valsorda, ma noi torniamo verso Caoria, fondovalle. Eccoci arrivati verso la fine della strada. Purtroppo questi 4 km di strada, 3-4 km non si possono saltare, bisogna farla per forza. Ci sarebbe un sentiero dei reversi che passa qua sotto, ma è inagibile, mentre i sentieri che tagliano i tornanti che ci sono qui tra poco li
li ho puliti io un mese fa, purtroppo il vento li ha risporcati, ma se vi capita di passare quasi sicuramente li trovate puliti, visto che sono vicino a casa mia li pulisco io volentieri, mi ci diverto anche. Pronti qua. Oppala. Faccio un po' di foglia. Ecco che ci avviciniamo al paese di Cauria, spero si veda qualcosa. Anche qui è un po' sporco, quindi lo faccio un po' piano. La prima parte è anche un po' ripida, prestate un po' di attenzione. Ma che sporco, devo venire a pulirlo questo. Quanti sassi. E qui a destra c'è l'ultimo prima di arrivare in paese. Bello. Permesso. Ciao. Eccoci. Vi porto fino alla chiesa, alla vecchia chiesa. Ed eccoci qua. Ecco qui la chiesa dove potete lasciare la macchina volendo, oppure potete arrivare con l'automobile fino alla località Ponte Stel e partire da là in bici, come preferite.